Conosco benissimo quella sensazione, manca meno di una settimana all'inizio della tua fiera del fumetto preferita. Tutti i tuoi cosplay sono stranamente già pronti e tu non vedi l'ora di indossarli e incontrare i tuoi amici. Sicuro però di avere veramente tutto sotto controllo? Nel video di oggi voglio condividere con voi tutti i passi che seguo prima dell'arrivo di una fiera del fumetto a cui tengo, che sia piccola o grande. Se non ci conosciamo, ciao miau, sono Esther, faccio video su cosplay ma a volte anche manga, anime e J-pop. Se sono argomenti che potrebbero interessarti, non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella. Considera anche l'idea di abbonarti al canale per contenuti e fotoset esclusivi. Ma adesso iniziamo! Partiamo dal cosplay in sé. Spero che tu non stia ancora finendo il cosplay 2 giorni prima della fiera. Beh, succede sempre anche a me. Se al contrario, prima di una fiera sai di avere il cosplay completo al 100%, senza nessun pezzo mancante, allora perché non provarlo? Il mio primo consiglio è proprio quello: controlla il tuo cosplay. Indossalo tutto, dalla parrucca alle scarpe. Prendi un'immagine di riferimento del personaggio e assicurati che ogni dettaglio sia al suo posto. Un suggerimento aggiuntivo che vorrei darti è quello di provare a fare dei movimenti tipici del personaggio, come se stessi posando. Facendo così riuscirai ad individuare eventuali fastidi nel costume, che potrebbero emergere ad esempio durante un fotoset. Se riscontri qualche imperfezione o dettaglio mancante, rilassati. Sei ancora in tempo per apportare modifiche e miglioramenti, è per questo che te l'ho consigliato come prima cosa da fare. Dato che a questo punto hai provato il cosplay al completo, perché non chiudere il cerchio e fare anche una prova per il trucco del personaggio? Questo passaggio ti consentirà di perfezionare il tuo look e capire quale tipo di prodotti è più adatto al personaggio. Alice! La mia assistente spiaccicata. Ad esempio puoi schiarirti le idee su che tipo di colori di ombretti usare o quale tipologia di ciglia finte starebbe meglio, quanto eyeliner mettere, eccetera eccetera. Inoltre potresti anche risolvere eventuali problemi in anticipo, evitando sorprese sgradevoli il giorno prima dell'evento. Metti che ad esempio ti è finita la colla per ciglia finte, sarebbe un problema scoprirlo all'ultimo. Fai anche attenzione alle luci. La luce della tua stanza potrebbe differire da quella della fiera. Considera quindi l'idea di farti delle foto o dei video con delle diverse intensità di luce per capire come influenzerà il tuo aspetto in diverse situazioni. Parlando di make up, ho una domanda per te: da quanto tempo non lavi i tuoi pennelli per il trucco? Ti vedo, lo so che se tutto va bene li lavi una volta ogni 3 anni. Bene, è arrivato il momento di dedicare un po' di tempo alla pulizia per i pennelli da trucco. Dopotutto un'applicazione impeccabile richiede dei pennelli in ottime condizioni. Per lavarli basta acqua e sapone. Io però uso anche questo aggeggio comprato da Primark, che rende tutto molto più semplice e divertente da pulire. Strofinateli per bene e lasciateli asciugare su un asciugamano. Ed ecco il risultato finale. Ta-da! È una di quelle cose che faccio sempre prima di una fiera del fumetto importante e so che per molti è una rottura, ma per me è quasi gratificante. Dopo la cura dei pennelli, concentriamoci sulla cura per le lenti a contatto. Se per il tuo cosplay hai intenzione di indossare delle lenti a contatto colorate, allora ricorda di dedicarci un po' di attenzione prima di una fiera. Quello che faccio di solito è cambiare il liquido nel portalenti per rinfrescarle un po', anche qualche giorno prima della fiera, non solo il giorno prima di indossarle. Ricorda che l'igiene è essenziale quando si parla di lenti a contatto, quindi ricordati di lavare bene le mani prima di toccare le lenti e di conservarle in un contenitore pulito. Un'altra cosa che consiglio è di verificare la data di scadenza sulla confezione delle lenti a contatto, non si sa mai. Ovviamente se sono scadute buttale senza pensarci 2 volte. Ora che ci siamo presi cura dei pennelli e delle lenti a contatto, passiamo alla skin care. Non dimenticare che la base migliore per un trucco cosplay è avere la pelle curata. Inutile dire quindi che dovreste sempre prendervi cura della vostra pelle, non solo il giorno prima di un evento importante. Ecco, però cosa faccio solitamente il giorno prima della fiera? Per eliminare le cellule morte e ottenere una pelle più luminosa, parto col fare uno scrub. Ho notato che usando questo prodotto la mia pelle risulta meno secca anche il giorno dopo. Il giorno prima della fiera invece mi rilasso con una maschera idratante. Io uso questa che ho preso da YesStyle e ve la consiglio, la adoro! Vorrei potervi fare sentire l'odore, perché è buonissimo, da di torta. Basta spalmare un po' del prodotto su tutto il viso, evitando la bocca e gli occhi, e lasciarlo agire per 5-10 minuti. Una volta sciacquato avrete la pelle morbidissima. Se non avete una maschera del genere, vi consiglio comunque di puntare ad un prodotto molto idratante. Anche una crema andrà bene. E infine un consiglio un po' da mamma, ma è risaputo che un vero cosplayer ha bisogno di un riposo adeguato. Mi raccomando a non sottovalutare l'importanza del sonno. Cerca di dormire il più possibile nei giorni che precedono la fiera. I cosplayers
sono creature potentissime che riescono a passare intere giornate con lenti a contatto che bruciano, parrucche strettissime, costumi ingombranti e scomodi, quindi hanno bisogno di arrivare in fiera con un corpo e una mente riposati. Scherzi a parte, vedrai che non essere stanco ancora prima che inizi la fiera ti aiuterà a goderti meglio l'esperienza e ad affrontare le lunghe giornate senza la voglia di morire. Questo era il mio ultimo consiglio. Adesso, con tutti questi preparativi, a quale fiera del fumetto hai intenzione di partecipare? Se hai trovato utile questo video, allora ti consiglio quest'altro, dove parlo di come migliorare la qualità dei tuoi cosplay, sia per le parrucche, che per i costumi, che per il posare. Sono sicura che lo troverai utile. Grazie mille per aver visto il video fin qua e noi ci vediamo alla prossima! Ciao miau!